Hai mai ascoltato l'eco di una campana medievale che vibra tra valli avvolte dalla nebbia? E se esistesse un paese dove i castelli toccano il cielo, dove le foreste custodiscono segreti e città millenarie sussurrano storie che non sono mai state dimenticate? Esiste un paese in cui tutto questo è reale, un reliquiario d'Europa, dove l'architettura sogna in grande, la natura parla ancora e la cultura pulsa come un cuore ancestrale. Questo paese si chiama Germania. Ma che cosa rende questa terra una delle destinazioni più affascinanti del pianeta? Cosa si cela dietro l'immagine moderna che il mondo conosce? E perché così tanti non hanno mai visto le sue vere meraviglie? Oggi, qui su Il nostro pianeta, scoprirai, ma non solo con gli occhi, sentirai la storia tra le dita, ascolterai l'anima delle foreste e quando tutto finirà, nulla dentro di te sarà più come prima. Dalle rive del Reno alle Alpi bavaresi, un territorio di oltre 350.000 chilometri quadrati. La Germania si rivela come il cuore dell'Europa centrale, un arazzo di contrasti e di ritorni. Un paese che confina con 9 nazioni intorno a sé: Francia, Polonia, Austria, Svizzera e altre che condividono con essa secoli di storia e confini vivi. In questo territorio plasmato da guerre e rinascite vivono oltre 83 milioni di persone, in uno dei cuori più pulsanti d'Europa. Una sinfonia visiva, diffusa tra le pianure del nord, le montagne del sud e città che riecheggiano i passi del tempo. È come se il creatore avesse scolpito un libro di pietra, acqua e luce e avesse lasciato le sue pagine aperte a chi osa contemplarle. In questo documentario riveleremo ciò che va oltre Berlino. Scopriremo perché la Germania è molto più di quanto sembri e decifreremo i dettagli che solo chi osserva con l'anima riesce a vedere. Se nel nostro ultimo documentario siamo rimasti colpiti dalla forza degli elementi in Cile, con i suoi deserti, vulcani e ghiacciai, oggi è lo spirito europeo che ci chiama. Dal romanticismo dei castelli alla calma dei laghi, dall'arte urbana di Berlino alle leggende della Foresta Nera, la Germania ci invita ad attraversare secoli in pochi passi. Ma attenzione, questo documentario non parla di ciò che tutti già conoscono, parla dei luoghi che molti ignorano. Alcuni isolati, altri dimenticati, altri sul punto di scomparire. Camminerai tra torri che hanno ispirato leggende, navigherai su laghi che riflettono la stessa creazione e ti perderai in foreste dove il tempo sembra dormire. Ma prima respira e verifica di essere già iscritto al canale Il nostro pianeta. Questo ti garantisce di continuare a viaggiare con noi, su sentieri che non compaiono sulle mappe. Ora regola lo sguardo, apri i sensi, lascia che il bagliore della tua TV trasformi il soggiorno in un portale e prepara il tuo cuore, perché l'esperienza sta per iniziare. E inizia dove i castelli toccano il cielo. Neuschwanstein e le Alpi bavaresi, castelli che fluttuano tra nuvole e silenzio.
Situato nel sud della Germania, vicino al confine con l'Austria, il castello di Neuschwanstein riposa sulle Alpi bavaresi, a circa 130 km da Monaco. È uno dei monumenti più visitati d'Europa. Una costruzione da sogno, eretta per ordine del re Ludwig II di Baviera. Un gioiello romantico che sembra uscito da una fiaba. Immagina una fortezza dove l'architettura tocca il cielo e ogni torre indica le altezze come preghiere silenziose. Neuschwanstein è una scultura di pietra e nebbia, plasmata con devozione, dalle mani dell'immaginazione e del creatore. E qui il tempo non è semplicemente passato, è rimasto. Le montagne che circondano il castello superano i 2000 metri di altitudine, innalzandosi come mura naturali contro l'oblio. Foreste fitte, laghi che riflettono il cielo e villaggi che sembrano addormentati nel XIX secolo creano uno scenario ipnotico, dove il silenzio ha suono e colore. A pochi passi da qui brilla il sereno lago Alpsee. Le sue acque cristalline riflettono il castello come uno specchio della creazione, un portale naturale verso un mondo di fantasia. Poco distante, il villaggio di Füssen custodisce tradizioni secolari, artigiani del legno, panetterie centenarie e finestre fiorite raccontano storie in silenzio. Ad ogni passo, la Germania rivela la sua anima più poetica. Trovarsi davanti a Neuschwanstein è vedere un sogno in pietra, come se ogni arco fosse un verso immortalato dal tempo e ogni dettaglio un sospiro del creatore per la bellezza. Ma la grandiosità non vive solo nelle mura. Ai piedi delle montagne i cervi camminano con grazia e le aquile fendono il cielo con imponenza. Questi animali sembrano sapere di abitare un teatro sacro, uno scenario così magico da aver ispirato la creazione del castello di Cenerentola nei parchi Disney. All'alba, quando i primi raggi baciano le sue torri, le pietre assumono tonalità dorate, come se il castello si risvegliasse lentamente, incorniciato dalla luce. È uno spettacolo che zittisce ogni voce. Il clima sulle Alpi è instabile. In un solo giorno, nebbia, sole, vento e neve si alternano. Si dice che Neuschwanstein abbia tanti volti quante sono le stagioni dell'anno. Numerosi sentieri circondano la regione. Uno dei più famosi conduce alla Marienbrücke, un ponte sospeso con vista diretta sul castello. Ogni passo lì è una preghiera in movimento. Ed è qui, davanti alla fantasia in pietra e alle Alpi che toccano il cielo, che il nostro viaggio ha inizio. Ma e se le tradizioni viventi della Germania fossero ancora più sorprendenti? Preparati, perché il prossimo destino ci condurrà nel cuore vibrante della Baviera, dove la cultura si celebra e la storia viene servita in boccali di birra e canti popolari.
Monaco e le sue tradizioni, dove l'anima della Germania canta a voce alta. Nel cuore della Baviera emerge una città che pulsa tra l'antico e l'eterno. Monaco è più di una capitale, è culla di tradizioni e custode di un'identità forgiata con orgoglio. Situata a poco più di 100 chilometri dalle Alpi, Monaco ospita circa 1,5 milioni di abitanti. È la terza città più grande della Germania e una delle più amate dai suoi stessi abitanti. E qui tutto sembra avere una storia. Il suono delle campane riecheggia nelle piazze medievali, mentre birrerie secolari aprono le loro porte, come se ti aspettassero da generazioni. Non a caso, Marienplatz è il cuore di Monaco. Qui il Glockenspiel incanta le folle con il suo teatro meccanico e fa danzare il tempo tra i tetti gotici. Ma in mezzo a tanta storia, la vita pulsa con intensità. Nel giardino inglese, giovani, famiglie e viaggiatori condividono il verde, con surfisti che sfidano l'Eisbach. L'Oktoberfest è l'apice di questa energia. Ogni anno oltre 6 milioni di persone vi celebrano. Non è solo birra, è cultura servita in boccali, con anima e sorrisi in abiti tradizionali. Al Viktualienmarkt sapori e profumi si mescolano in un festival sensoriale. Salsicce, pani scuri, formaggi, torte. È come se la Germania avesse concentrato qui ciò che ha di più autentico. Le chiese si innalzano come preghiere di pietra. La Frauenkirche domina l'orizzonte, con le sue torri gemelle sembra vegliare costantemente sulla città, silenziosa, ma presente. Di notte, le luci dorate di Monaco accendono i ricordi e ogni angolo invita all'inaspettato. È una città dove il tempo non corre, dialoga con chi sa ascoltare. E i bavaresi, orgogliosi sì, ma accoglienti. Chi mette piede qui sente radici di appartenenza, come se la città dicesse «sei a casa». Camminare per Monaco è connettersi con l'essenza di un popolo che celebra la vita nelle piccole cose. Un brindisi, una musica, una conversazione all'ombra di un albero. Qui tutto ha un'anima. Monaco non si spiega. Si vive. Ci sono luoghi che ci toccano con le immagini, altri con le storie, ma Monaco tocca con la presenza, un calore invisibile che riscalda l'anima senza chiedere permesso e resta, anche quando ce ne andiamo. Perché questo è Monaco, una radice viva che si diffonde nelle vene della Germania, nutrendo tutto di tradizione, bellezza e orgoglio. È un legame tra il passato e l'adesso, dove ogni dettaglio porta un'anima e ogni angolo, una memoria che si rifiuta di morire. Monaco è così,
un luogo dove il passato non è stato dimenticato e il presente viene celebrato come una festa eterna. Qui la tradizione è un modo di vivere. Se lo hai sentito anche tu, scrivi nei commenti Radice, senza spiegazioni, senza spoiler, solo Radice. Così sapremo che anche questa storia ha toccato la tua. Ma ora preparati a respirare l'aria più pura della Germania. Nel prossimo destino saliremo tra le nuvole e ci immergeremo nel riflesso sacro delle montagne. Zugspitze e lago Eibse, dove il cielo riposa sullo specchio della montagna. Nel sud della Germania, a circa 80 km da Monaco, si erge l'imponente Zugspitze, la vetta più alta del paese con quasi 3000 metri di altitudine. Situato al confine con l'Austria, domina l'orizzonte della regione di Garmisch-Partenkirchen, un luogo dove le Alpi si innalzano e i riflessi diventano poesia. Ai suoi piedi riposa il lago Eibsee. Dalle acque glaciali e dai toni smeraldo riflette lo Zugspitze con una nitidezza quasi divina. Sembra che il creatore abbia posto lì uno specchio per ammirare la sua stessa opera. Nel cuore di questo scenario, una funivia conduce il visitatore fino alla vetta, una traversata aerea sopra abissi innevati e sentieri ancestrali, un volo sospeso tra il tempo e l'eternità. Da lassù lo sguardo abbraccia 4 paesi: Germania, Austria, Svizzera e Italia. È come se i continenti respirassero insieme, sotto lo stesso manto di neve. Ma questo luogo non parla solo agli occhi, parla all'anima. Il silenzio della vetta, il vento tagliente e l'immensità bianca ci fanno sentire piccoli. Lo Zugspitze è venerato, ma anche temuto dagli alpinisti. Il suo nome significa cima della slitta e ancora oggi custodisce storie di sfide e di conquiste scolpite nella neve. Ma non è solo avventura. In estate i sentieri che circondano l'Eibsee si riempiono di vita. Famiglie passeggiano, ciclisti attraversano le foreste e l'acqua invita a un tuffo contemplativo. Il lago cambia colore nel corso della giornata. Al mattino è smeraldo, al calar della sera un blu profondo prende il sopravvento, come se le ore dipingessero il tempo in strati liquidi. Tutto intorno, piccole isole galleggiano come gioielli verdi. Sono 8 in totale, intatte, misteriose, custodiscono il silenzio dei secoli e storie che nessuno ha mai osato scrivere. Per chi cerca avventura, ci sono sentieri che costeggiano l'Eibsee per circa 8 chilometri. Una passeggiata leggera, ma ricca di panorami mozzafiato. Ad ogni curva, un nuovo quadro. E da lassù, quando il sole comincia a calare, lo Zugspitze si tinge d'oro, come se la montagna indossasse un mantello di luce, uno spettacolo che solo chi è presente riesce davvero a comprendere.
Ma la Germania custodisce altre sorprese in alta quota. Proseguendo tra le Alpi, si raggiunge la Zugspitz Arena, una valle tra le montagne che unisce sport, tradizioni e pura contemplazione. Poco distante si trovano le località alpine di Erwald e Greinau, villaggi che sembrano modelli in miniatura, dove il tempo scorre lentamente e ogni dettaglio pare ricamato con cura nel paesaggio. E ancora la Höllental, la Valle dell'Inferno, un sentiero stretto e impegnativo che conduce alla parete nord dello Zugspitze, un viaggio estremo per chi cerca di superare i propri limiti. Lo Zugspitze è dualità, è bellezza e sfida, tranquillità e coraggio. Leipzig è il cuore che riflette ciò che le parole non riescono a raggiungere. In questo luogo la creazione parla sottovoce. Il cielo, l'acqua e la roccia si incontrano in comunione e chi contempla non torna mai lo stesso. Ora dimmi, da dove ci stai guardando? Quale città o paese chiami casa? Scrivilo nei commenti, condividi con noi questo momento, perché mentre il mondo guarda, tu fai parte di questo viaggio. E se pensi di aver già visto l'apice, attendi. Il prossimo destino ci condurrà in un villaggio medievale dove il tempo si è fermato e la fantasia non ha mai smesso di esistere. Rothenburg ob der Tauber, dove il tempo riposa e la fantasia non se n'è mai andata. Nel cuore della strada romantica della Germania emerge un borgo dove il tempo sembra sospeso. Rothenburg ob der Tauber, un tesoro medievale, nascosto tra colline e foreste. Con meno di 12.000 abitanti, la città riposa sulla valle del fiume Tauber. Le sue mura intatte abbracciano torri, case colorate e strade di pietra che hanno già ascoltato storie di secoli. Qui ogni vicolo è un invito all'immaginazione. Facciate a graticcio, giardini segreti e finestre fiorite creano l'atmosfera di un libro vivente. Tutto sembra disegnato a mano. Dalla torre dell'orologio al celebre Plön Line, l'incrocio che pare uscito da una fiaba, un dipinto che respira storia. Camminando, le pietre risuonano come echi di altri tempi. Cavalieri, mercanti, re e viaggiatori, tutti sono passati di qui e hanno lasciato tracce invisibili nel vento che danza lungo le mura. Rothenburg custodisce il Natale in ogni periodo dell'anno. Negozi a tema, abeti illuminati e vetrine con bambole di legno mantengono accesa la fiamma dell'infanzia tutto l'anno. Molti chiamano questo luogo la città dei sogni. Altri dicono che sia il borgo più affascinante del mondo. Ma c'è qualcosa che tutti sentono arrivando qui, che la fretta è rimasta fuori. Quando la luce del tramonto bagna i tetti, la città assume una tonalità dorata.
come se ringraziasse il Creatore per la bellezza che conserva e per il silenzio che ancora protegge. La valle intorno è verde e serena. Il fiume Tauber serpeggia dolcemente, nutrendo vigneti e storie. Dall'alto delle mura la vista sembra una cartolina eterna. E non è solo bellezza. La città è sopravvissuta a guerre, incendi, assedi e al tempo. Ogni cicatrice è oggi una medaglia, una prova che la fede resiste dove c'è radice. Qui il passato non è ricordo, è presenza, strade strette, lanterne accese e il profumo del pane che esce dal forno trasformano il presente in nostalgia. Ma ciò che incanta di più è la sensazione di trovarsi dentro un sogno lucido. Ogni scatto fotografico è incapace di catturare l'anima di questo luogo, solo gli occhi e il cuore. Gli storici spiegano la sua architettura con le date, ma chi la visita la spiega con sospiri. È come se la città parlasse con te, senza pronunciare una sola parola. E forse è questo il segreto. Rothenburg non vuole impressionare, vuole toccare, essere sentita come un abbraccio del tempo. Pochi luoghi al mondo mantengono viva l'essenza della bellezza senza tempo. Rothenburg lo fa, trasforma la storia in poesia per i passi. Arrivare fin qui è semplice, ma andarsene è difficile perché qualcosa dentro di te resta prigioniero nelle finestre, nelle campane e nelle ombre dorate del tramonto. Chi visita Rothenburg porta via con sé una parte del luogo, ma lascia anche qualcosa di suo, uno sguardo incantato, un sorriso in silenzio, o semplicemente la certezza di aver toccato l'indimenticabile. Ma il viaggio continua e nel prossimo capitolo ci immergeremo nel cuore oscuro della Germania, una foresta densa dove nascono le leggende e la natura sussurra nel mistero. Foresta nera, dove il tempo si nasconde tra gli alberi. Nel sud-ovest della Germania, tra le valli del Reno e le Alpi francesi, si estende un regno di ombre e luce. Benvenuti nella Foresta Nera. Con oltre 6.000 chilometri quadrati, è una delle regioni più enigmatiche d'Europa, un arazzo vivente, intessuto di pini fitti, nebbie persistenti e sentieri che sembrano svanire nel tempo. E qui il silenzio è profondo. All'alba la nebbia copre le valli come veli e il suono del vento sembra il sussurro di qualcosa di antico. Per secoli questa foresta ha nutrito leggende e misteri, lupi, streghe e creature incantate sono nate dall'immaginazione di chi ha osato attraversarla. Ma c'è anche una bellezza serena, laghi nascosti, cascate a gradoni e sentieri coperti di foglie dorate invitano al silenzio interiore. La Foresta Nera è anche un laboratorio naturale. La sua biodiversità ospita cervi, tassi, volpi e centinaia di specie di uccelli. Un rifugio protetto
dove la vita segue un ritmo ancestrale. Ma oltre la scienza, questo è un territorio sacro. Per molti è qui che il Creatore ha lasciato echi più sottili, disseminati tra radici contorte e alberi che sembrano toccare il cielo. E davanti a questo scenario, una parola sussurra tra le foglie: reverenza. Se lo hai sentito anche tu, clicca su mi piace. È il tuo modo di dire: ho ascoltato la foresta. Perché la foresta nera non si mostra tutta in una volta, si rivela lentamente, come un segreto che viene raccontato solo a chi arriva con rispetto. Tra i suoi gioielli c'è il lago Titisii, di origine glaciale, è uno specchio circondato dai pini. Ed d'estate, un invito a immergersi nella calma. Il contrasto incanta. In inverno la foresta dorme sotto la neve, in autunno arde in tonalità di rame, in estate esplode di verde e in primavera sembra sussurrare rinascite. Ad ogni passo il cammino diventa più leggero, l'aria è pura. Il tempo rallenta e il corpo avverte il tocco di una pace profonda. Anche chi arriva da lontano sente come se fosse sempre appartenuto a questo luogo. Famiglie, avventurieri, pellegrini, tutti si arrendono allo stesso incanto, quello della contemplazione. E quando pensi di aver visto tutto, la foresta sorprende ancora. Un nuovo sentiero, un nuovo suono, un nuovo silenzio. Il nome Foresta Nera deriva dal latino silva nigra, un riferimento alla densità dei suoi alberi, che così ravvicinati impediscono alla luce di raggiungere il suolo. Ma sotto questa penombra fioriscono funghi, muschi e licheni, piccoli mondi che insegnano che anche nel buio la vita trova sempre un modo per fiorire. Ci sono anche villaggi nascosti, con chalet in legno scuro, orologi a cucù e il profumo del pane di segale che esce dalle finestre. Qui il tempo cammina a piedi nudi. Allontanandoti, non esci dalla foresta, è la foresta che esce con te, nel profumo del pino, nei ricordi senza suono, nelle nostalgie che ancora non esistono. Ma la Foresta Nera guarda anche avanti, è un modello di sostenibilità, di turismo consapevole e di tutela ambientale, un promemoria vivente che il futuro ha bisogno delle radici. E quando te ne vai, porti con te più che fotografie. Porti la sensazione di essere stato toccato dalla saggezza della natura e dalla voce dell'invisibile. Resta con me, perché la prossima tappa è un luogo dove fiumi sacri serpeggiano tra colline e vigneti, una valle incantata, dove i castelli custodiscono leggende e il vino porta con sé memorie millenarie. Valle del Reno, dove le acque custodiscono leggende millenarie. Nel cuore della Germania, tra Magonza e Coblenza, scorre un fiume che porta con sé storie, battaglie e canti.
Il Reno, spina dorsale dell'Europa centrale. Con oltre 1200 chilometri di lunghezza, attraversa 6 paesi, ma è qui, nel tratto tedesco, che rivela il suo volto più incantevole. Vigneti a terrazza e castelli ad ogni curva. Il Reno non è solo un fiume, è un narratore e ogni pietra sulle sue rive ha già ascoltato i sussurri di re, poeti e naviganti di un tempo. Con le sue acque dai riflessi verdi, attraversa la Valle del Medio Reno, patrimonio mondiale dell'UNESCO, dove oltre 40 castelli vegliano sui pendii, come sentinelle addormentate del passato germanico. Nelle città di Bacharach, Boppard e Rudesheim la vita pulsa al ritmo medievale, strade acciottolate, finestre fiorite e torri che sfidano il tempo. Tra i più impressionanti c'è il castello di Marksburg, mai distrutto, mai conquistato. Qui il Medioevo non è un ricordo, è presenza. Ma non è solo la pietra a stupire. La Valle del Reno è anche la culla dei vini Riesling, uve raccolte su pendii quasi verticali, dove il sole bacia le foglie e il nettare acquista anima. Battelli scivolano sul fiume, portando i viaggiatori in percorsi poetici. A sinistra villaggi assopiti, a destra vigneti secolari, davanti la promessa di un'altra leggenda. E lungo il cammino emerge la figura della Lorelei, una roccia che, secondo i miti, nasconde una sirena incantatrice, capace di ipnotizzare i marinai con il suo canto. Navigare qui è come attraversare una poesia. Ogni curva del fiume sembra scritta con inchiostri di bruma, vino e nostalgia. Dall'alto dei Belvedere la valle rivela la sua simmetria ancestrale, un mosaico di vigneti, acque e torri, e in lontananza la sagoma di un gioiello gotico si innalza all'orizzonte. Colonia, una città fiorita sulle rive del Reno, che custodisce uno dei più grandi tesori architettonici della fede, la cattedrale di Colonia, con le sue torri che trafiggono il cielo e riecheggiano l'eco di secoli di devozione. Costruita nell'arco di oltre 600 anni, la cattedrale è un capolavoro dell'arte gotica europea, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Custodisce reliquie sacre, vetrate imponenti e storie che resistono al tempo. Quando le campane suonano a Colonia, è come se l'intera città respirasse all'unisono e il Reno, che scorre proprio accanto, sembra benedetto dall'ombra della cattedrale, un incontro tra pietra, fede e corrente. Il romanticismo tedesco ha messo radici qui, con versi ispirati da nebbie e taverne, con sinfonie che riecheggiano tra i muri di pietra e con amori che hanno navigato senza bussola. Oggi questo scenario pulsa ancora. Festival del vino, regate tradizionali, falò sulle rive al calare della notte, è la Germania ancestrale che abbraccia il presente. E forse è per questo che questa valle commuove così tanto, perché ci ricorda qualcosa di prezioso, che il tempo non deve per forza correre, può semplicemente fluire.
Nella valle del Reno ogni brezza ha un sapore, ogni sorso di vino, un affetto, ogni sguardo, una memoria. È il tipo di luogo che mette radici dentro di noi. E laggiù il Reno continua il suo corso, sereno, costante, come se cantasse a chi lo ascolta, con vera attenzione. Ma il viaggio continua. Nel prossimo destino saliremo montagne di silenzio e incontreremo tra specchi d'acqua e dirupi uno dei rifugi più incontaminati della creazione, Königssee e Obersee. Königssee e Obersee, specchi della creazione nel cuore delle Alpi bavaresi. A Berchtesgaden le montagne si aprono come porte sacre e tra di esse emergono due laghi glaciali che sembrano disegnati dalla stessa eternità. Il Königssee è il più conosciuto, un lago profondo, circondato da pareti rocciose verticali. Le sue acque verdi riflettono il cielo, con una calma che sembra mistica. Per arrivarci, barche elettriche attraversano il lago in silenzio, come se persino l'uomo sapesse che in questo luogo il rumore non ha spazio. La traversata è quasi un rituale. La cappella di San Bartolomeo appare come un dipinto sospeso. Le sue cupole rosse contrastano con il verde delle acque. Lì pellegrini e viaggiatori si incontrano, nel silenzio e nella reverenza. Più avanti, nascosto tra foreste e rocce, si rivela l'Obersee, un lago più piccolo, ma ancora più selvaggio, uno specchio intatto, protetto dal tempo. Per raggiungerlo è necessario camminare. Sentieri stretti conducono al bordo di acque immacolate e ciò che si vede lì è l'immagine più pura di ciò che è divino. All'Obersee tutto è silenzio. Nemmeno il vento ha fretta. Le montagne si riflettono con una perfezione assoluta, come se la creazione stesse contemplando se stessa. Lì, persino gli animali sembrano più tranquilli. Capre selvatiche compaiono sulle alture, uccelli attraversano l'aria senza fretta e la luce danza sulla superficie come se pregasse. C'è un momento della giornata in cui tutto si ferma, quando il sole bacia le cime di pietra e il lago si trasforma in oro liquido, una scena che non entra nelle parole. È in quell'istante che i due laghi sembrano dialogare. Uno custodisce la spiritualità, l'altro la purezza primordiale, ma insieme compongono una sinfonia senza suono. Le acque sono fredde e profonde, ma c'è qualcosa in esse che scalda, come se ogni goccia portasse con sé un ricordo o una preghiera dimenticata tra le rocce. Lì il tempo e lo spazio si dissolvono. La Germania che si vede qui non è quella delle città, è quella dell'essenza, è l'anima nascosta tra il cielo e l'acqua. Königssee profuma di pino bagnato, Obersee di pietra pulita. Uno è cammino, l'altro destinazione, ed entrambi conducono dentro di noi. È impossibile andar via da lì senza sentire qualcosa di profondo, perché ciò che si contempla non è soltanto un paesaggio, è un riflesso di ciò che abbiamo dimenticato di guardare, la creazione, nel suo stato più puro. Ed è per questo che sono indimenticabili. Chi immerge lo sguardo in questi laghi porta con sé più di un ricordo, porta una sensazione,
un soffio di eternità, intrappolato nel silenzio. Lì vicino, il Parco Nazionale di Berchtesgaden si estende come un manto sacro. Sentieri, vette, grotte e belvedere custodiscono il sussurro del vento e il mistero di una natura che non si è ancora arresa. Altri laghi, altre montagne, incantano anch'essi le Alpi bavaresi, ma Königssee e Obersee sono diversi, sono portali liquidi verso il divino. Non sono solo destinazioni, sono stati d'animo, luoghi che non si spiegano con le parole, ma con il silenzio, con la contemplazione, con la reverenza. E anche se il tempo corre, essi rimangono, come altari naturali scolpiti dall'acqua e dall'attesa e custoditi dalla montagna che non dorme mai. Sono luoghi che ci ricordano che il straordinario non fa sempre rumore, a volte attende soltanto che ci fermiamo a guardare. E quando il crepuscolo abbraccia i due laghi, le ombre si allungano, rivelando forme, misteri e nostalgie di ciò che non siamo mai stati. Tu che ci stai guardando dalla TV, approfitta di questo momento e verifica se sei già iscritto qui a Il Nostro Pianeta. Così continuerai a esplorare il straordinario intorno al mondo in ogni nuovo documentario. Un semplice gesto che mantiene viva questa connessione tra noi. E il nostro viaggio continua. Il prossimo destino ci porterà nella città dove filosofia e poesia si incontrano, dove il fiume Neckar bacia rovine medievali e il castello osserva i secoli passare in silenzio. Heidelberg, romanticismo sulle rive del fiume Neckar. Tra colline ricoperte di foreste si risveglia una delle città più incantevoli della Germania. Heidelberg, un'oasi di poesia sulle rive del fiume Neckar. Con poco più di 160.000 abitanti, Heidelberg è un reliquiario del romanticismo tedesco. I suoi tetti color terracotta si adagiano dolcemente tra colline color smeraldo. Sulla cima della montagna si erge il castello in rovina, simbolo di antiche glorie e malinconie eterne, una cornice viva della storia. Il castello di Heidelberg unisce stili gotico, rinascimentale e barocco. Le sue torri spezzate sembrano sussurrare segreti di imperatori e alchimisti. Subito sotto, il ponte antico attraversa il fiume come una poesia di pietra. E sullo sfondo, il silenzio delle acque riflette l'architettura come uno specchio del passato. Ma Heidelberg non vive solo di bellezza antica. È sede dell'università più antica della Germania, fondata nel 1386, un faro di conoscenza in Europa. Tra le sue aule e i suoi giardini sono passati filosofi, poeti, scienziati, una culla di idee che hanno plasmato pensieri e rivoluzioni. Il fascino della città risiede nella sua atmosfera di contemplazione, caffè con vista sul fiume, librerie centenarie e marciapiedi
dove il tempo cammina più lentamente. Heidelberg è anche un tempio per i romantici. Coppie si perdono tra i suoi vicoli e lasciano lucchetti di promesse sul ponte, come se l'amore qui mettesse radici. Salendo lungo i sentieri del Sentiero dei Filosofi, si apre la vista più iconica della città, un dipinto vivente, dove la luce gioca tra castello, fiume e foresta. Nei mesi autunnali, gli alberi dipingono il paesaggio di toni dorati e rossi. È come se ogni stagione riscrivesse un nuovo capitolo nel libro della città. E al calar della sera, le campane delle chiese risuonano sul Neckar, un suono ancestrale che culla il cuore della città e inebria l'anima dei viaggiatori. Heidelberg ha attraversato guerre, incendi e rivoluzioni, ma non ha mai perso la sua essenza, rimane come un sospiro lirico tra l'antico e l'eterno. Camminare per Heidelberg è come entrare in un sogno lucido, dove la storia sorride dalle finestre e il presente ascolta in silenzio. Forse è per questo che Heidelberg è così ricordata in canzoni e poesie, perché è più di una città, è uno stato d'animo, un rifugio per chi cerca bellezza e significato. E nel congedarsi da qui si porta via più che fotografie. Si portano versi, profumi, riflessioni e una certezza, quella di aver vissuto qualcosa di inspiegabile. E quando la bruma del mattino avvolge la valle, il castello riemerge tra le nuvole, una visione che fa venire i brividi come se il tempo si fosse fermato solo per te. Heidelberg non ha bisogno di gridare per essere ricordata. Sussurra memorie, filosofie e silenzi che echeggiano per sempre. Forse per questo così tante persone ritornano qui, perché Heidelberg non è soltanto una destinazione, è un incontro con l'anima. Ma il nostro viaggio non è ancora finito. C'è un nuovo miracolo che ci attende, un giardino sospeso sull'acqua, dove i fiori sfidano il tempo e il cielo bacia il lago in segreto. Preparati per la prossima tappa, un paradiso a forma di isola, nel cuore della natura tedesca, dove ogni petalo ha il colore della poesia e ogni giardino sembra uscito da un sogno. Isola di Mainau, il cuore del lago di Costanza. Nel sud della Germania fiorisce uno dei luoghi più incantevoli d'Europa, l'isola di Mainau, un santuario botanico dove ogni stagione è un'esplosione di colori e la natura danza con perfezione. Collegata alla terraferma da un ponte, Mainau è un'isola giardino. Tra il lago di Costanza e le brezze leggere delle Alpi accoglie i visitatori come una poesia vivente. Qui la bellezza è coltivata, rose secolari, tunnel di glicini, aiuole di tulipani in disegni artistici e sculture vegetali che incantano i sensi.
Palme tropicali condividono lo spazio con sequoie giganti, le serre custodiscono orchidee rare e il giardino delle farfalle rivela un balletto etereo di ali colorate. Sulla sommità dell'isola, il palazzo barocco domina il paesaggio. Residenza degli antichi nobili svedesi, oggi ospita mostre, concerti e memorie di un'epoca dorata. Anche la fauna fiorisce, farfalle tropicali, cigni che scivolano sul lago, api in alveari naturali e uccelli che trasformano i giardini in una partitura vivente del creatore. Ogni sentiero è un invito alla contemplazione. I profumi cambiano ad ogni passo, i suoni della natura compongono una sinfonia e il tempo rallenta al ritmo dei fiori. E qui tutto è armonia. L'architettura, la botanica e lo spirito di conservazione si uniscono come una preghiera silenziosa alla bellezza della vita. Mainau è più di un paesaggio, è educazione ambientale, è cura per il pianeta, è un promemoria costante che vivere in equilibrio è possibile ed è urgente. Essere qui è riconciliarsi con l'essenziale, è camminare tra colori vividi e scoprire che il semplice può essere sacro quando fiorisce con amore. Il lago di Costanza rispecchia il cielo e i giardini rispecchiano il creatore. Ogni fiore è un tratto dell'immaginazione divina, un dono che sboccia nel silenzio. L'isola sembra fluttuare nel tempo, un reliquiario di pace dove l'essere umano impara a prendersi cura invece di dominare. Forse è questo che rende Mainau così indimenticabile, il potere dei fiori, di trasformare i cuori, di seminare speranza in un mondo che ha bisogno di fiorire. E nel partire portiamo con noi qualcosa di invisibile, non solo fotografie, ma una nuova sensibilità, come se ogni petalo sbocciasse anche dentro di noi. Ma la Germania custodisce contrasti e dai fiori di Mainau siamo condotti a mura di pietra, il paesaggio si trasforma e davanti a noi emerge la maestosità della Svizzera sassone. Dall'alto del ponte di Bastei lo sguardo si perde nell'abisso, dirupi sospesi, fiumi che solcano la foresta e sentieri che conducono a orizzonti infiniti. È come camminare dentro una fiaba, dove il tempo ha dimenticato di passare. Qui il silenzio parla di eternità, di forza, di creazione. La Svizzera sassone non è solo paesaggio, è esperienza, un santuario scolpito dalla mano divina, per ricordare che la terra custodisce ancora meraviglie nascoste. Ma il viaggio non termina tra le montagne. Ora è il momento di entrare nel cuore pulsante della Germania. Preparati, perché il prossimo destino è Berlino, dove la storia incontra il futuro. Berlino, dove la storia incontra il futuro. Nel cuore dell'Europa, Berlino si erge come un palcoscenico di trasformazioni, un passato segnato da muri e guerre e un presente vibrante, dove la libertà pulsa nelle strade.
Il suo nome risuona tra cicatrici e rinascite. Dalla porta di Brandeburgo al Reichstag, ogni pietra custodisce memorie di un popolo che ha resistito e ricominciato. Qui l'architettura racconta storie. Edifici classici dialogano con strutture futuristiche. La città vive tra monumenti che sussurrano l'ieri e graffiti che gridano l'oggi. Musei come custodi del tempo ospitano reliquie millenarie e nelle strade l'arte urbana fiorisce come grido di espressione. Berlino non dimentica, ma va avanti. La capitale tedesca è riconosciuta dall'UNESCO per il suo patrimonio storico e culturale. Ma la sua vera meraviglia è la capacità di reinventarsi, di trasformare rovine in celebrazione della vita. Il Alexanderplatz è il cuore che pulsa. Torre della TV, tram, persone, tutto si incrocia in un ritmo elettrico. È il luogo dove passato socialista e presente cosmopolita si incontrano sotto lo stesso cielo. Camminare per Berlino e attraversare capitoli dell'umanità, strade dove passavano i carri armati, oggi sono piste ciclabili, e muri che dividevano, oggi sono gallerie d'arte a cielo aperto. Alla East Side Gallery, murales colorati ricoprono il cemento freddo, un memoriale vivente che ricorda al mondo che la libertà è una conquista e un diritto. Al tramonto, la città si tinge di tonalità dorate. La luce accarezza cupole e ponti, si riflette sul fiume Sprea e trasforma il quotidiano in poesia urbana. Berlino è plurale, è una sinfonia di lingue, di culture, di sogni, e la sua forza sta proprio in questa diversità. Davanti al muro c'è silenzio, un silenzio che onora chi è caduto e celebra chi ha costruito ponti, invece di divisioni. La città non si spegne nel tempo, si reinventa ad ogni angolo, con caffè bohemien, start-up tecnologiche e parchi dove un tempo c'erano trincee. Berlino non è soltanto una capitale, è un manifesto, un richiamo alla memoria, al perdono e al coraggio di sognare di nuovo. C'è chi dice che camminare per Berlino sia immergersi nell'anima dell'Europa, un'anima segnata ma mai spezzata. E quando soffia il vento porta ricordi e promesse, che la storia non è una prigione, ma un ponte verso ciò che verrà. La città respira cambiamento, nei graffiti, nelle rovine, nelle rinascite. Berlino pulsa come un cuore cicatrizzato, forte, vivo e pieno di speranza. Questa è Berlino, dove la storia respira ancora attraverso i muri, dove il passato e il futuro si incontrano ad ogni angolo. Una città che è stata divisa e ha deciso di fiorire. Ci stai guardando dalla TV e sei arrivato fin qui? Allora prendi il cellulare e raccontaci quale destinazione della Germania ha toccato di più il tuo cuore. Il tuo messaggio può aprire strade per il nostro prossimo racconto.
Approfittane e verifica se sei già iscritto a Il Nostro Pianeta e condividi questo video con chi ama i viaggi, la storia e la bellezza che solo Dio avrebbe potuto scolpire. Berlino è solo uno dei tanti scenari di questa creazione grandiosa. La Germania ci lascia in uno stato di incanto, ma questa non è l'ultima meraviglia. Là fuori esistono paesaggi che sfidano i sensi, segreti ghiacciati, deserti in fiamme, terre che sembrano di un altro pianeta. Se questo documentario ti ha emozionato, non lasciare che la magia si fermi qui. Il nostro ultimo documentario ti porta alle meraviglie del Cile, dove il ghiaccio, il sale e il fuoco modellano paesaggi che sembrano di un altro mondo. Clicca ora e scopri come l'estremo sud dell'America rivela la potenza della creazione. Ti aspetto lì. Vieni con me e scopri il straordinario intorno al mondo. Un abbraccio e alla prossima avventura.